Affrontiamo adesso il trasporto di materia con reazione chimica nell'assorbimento gas liquido nel caso di una cinetica del secondo ordine, intendendo un'espressione cinetica dove Ra è uguale a meno K C con A per C con B. A è il reagente presente in fase gas che si assorbe e B è il reagente in fase liquida. A questo punto, dato che l'espressione cinetica Ra dipende sia dalla concentrazione di A sia da quella di B, interessa valutare e conoscere i profili di concentrazione di entrambi i reagenti all'interno dello spessore delta del film fittizio. La velocità di conversione del reagente A, che è così definita, è legata alla velocità di conversione del reagente B da questa relazione stechiometrica. Come vedremo meglio nelle slide successivi, dal bilancio di materia si ricava questa volta un sistema di equazioni differenziali riferiti a C con A e C con B, appunto con lo scopo di valutare i profili. Ovviamente questo sistema di equazioni è corredato da delle condizioni al contorno che sono, per quanto riguarda A, le medesime di prima. Per quanto riguarda B, andiamo a dire che per x uguale a delta, dc con b in dx uguale a 0, in quanto B è un componente non volatile e quindi il flusso di B dal liquido al gas è nullo, mentre invece per quanto riguarda la posizione delta, la condizione al contorno impone che C con B sia uguale al C con B di bulk. Anche qui si procederà a introdurre le seguenti variabili adimensionate e a trasformare questo sistema in quest'altro con le relative condizioni al contorno. Questo stavolta non con lo scopo di risolvere il sistema di equazioni che non ha una soluzione analitica, bensì numerica, ma con lo scopo di mettere in luce i numeri adimensionati. Il numero di atta, che come già potete apprezzare avrà un'espressione un po' diversa da quello che abbiamo visto per il primo ordine, e un altro numero dimensionato che indichiamo con il simbolo e con asterisco. Ma veniamo al dettaglio di queste equazioni nelle slide successive. Dunque, questo è di nuovo il nostro film, consideriamo lo spessore dx e scriviamo analogamente prima il bilancio, portata entrante, generazione portata uscente. Lo scriviamo in misura analoga per il reagente A e per il reagente B. Facciamo le dovute semplificazioni, introduciamo l'espressione del flusso JA o JB in base alla legge di Fick, dove d con A è il coefficiente di diffusione di A nel liquido e d con B il coefficiente di diffusione di B nel liquido. Questo sistema di equazioni va ulteriormente dettagliato andando ad introdurre l'espressione di Ra, che abbiamo già detto prima essere uguale a meno K C con A per C con B. E mentre per Rb ricaviamo Rb da questa relazione stechiometrica, quindi Rb sarà uguale a meno Nb diviso Nu per K C con A C con B. E qua le condizioni al contorno che ho commentato in precedenza. Ora andiamo a dimensionare il nostro sistema di equazioni differenziali. Definiamo di nuovo psi come il rapporto di x su delta, y come il rapporto di c con a su c con i, z come il rapporto di c con b su c con b bulk. Attenzione che c'è una differenza, mentre per y vado a riferire la c con a rispetto alla concentrazione di interfaccia, per z vado a riferirla rispetto alla concentrazione nel bulk. Anche qui ricaviamo x, ricaviamo dx quadro, c con a, dc con a e d2c con a, e analogamente per c con b. Iniziamo a sostituire queste variabili dimensionate nella prima equazione differenziale del sistema. Quindi al posto di d2 c con a mettiamo la sua espressione, al posto di dx quadro mettiamo la sua espressione e analogamente per c con a e c con b. Vedete che andiamo a semplificare c con ai, rimaneggiamo l'equazione portando tutti i termini raggruppando i termini in questo gruppo, e possiamo individuare in questo gruppo, che sto circondando con il cursore, il numero di atta, o meglio il quadrato del numero di atta.
Le condizioni al contorno, le potete verificare da voi, si modificano in questo senso. Osserviamo il numero di atta. La definizione del numero di atta è analoga a prima, ma potete vedere che questa volta compare sotto radice K per C con B bulk. Questo perché è la cinetica del secondo ordine. Questo è un aspetto molto importante. Il numero di atta non è più un numero adimensionato costante una volta fissati delta, K e B con A, ma è funzione di C con B nel bulk. E vi ricordo tutta la trattazione che stiamo facendo riguarda un punto generico del nostro reattore, mentre invece C con B varia con la posizione. Pensiamo a un reattore agitato a bolle o a una colonna a riempimento. Andiamo a dimensionare la seconda equazione del nostro sistema, quindi al posto di d2c con b mettiamo questa espressione e al posto di dx quadro qua mettiamo quest'altra. Al posto di c con a mettiamo c con a y, al posto di c con b mettiamo c con b bulk z. Andiamo a riarrangiare le cose. Potrei semplificare C con B bulk, ma non lo faccio. Vedrete perché. Allora, qua semplicemente vado a moltiplicare e a dividere D con A per D con A questo secondo termine. A questo punto divido ambo i membri per dbc con B bulk delta quadro e riarrangio le cose in questo modo. In poche parole, perché ho fatto moltiplicato e diviso per D con A? Perché sto cercando di far comparire questo gruppo simbolico che altro non è che il quadrato del numero di atta che abbiamo definito in precedenza. Invece tutti gli altri termini che mancano, che non sono inclusi nel numero di atta al quadrato, vengono raggruppati in questo numero adimensionato nuovo, che vado a chiamare E con asterisco. E con asterisco è praticamente dato proporzionale al rapporto fra C con B del bulk e la concentrazione di A all'interfaccia. Analogamente a prima, le condizioni al contorno vengono modificate come segue andando a fare la sostituzione delle variabili. Possiamo dire quindi che abbiamo individuato due numeri caratteristici che descrivono, che andranno a caratterizzare i fenomeni cinetici e diffusivi nel caso di una cinetica del secondo ordine. Allora, anche per la cinetica del secondo ordine è possibile trovare delle soluzioni asintotiche, anzi direi che è indispensabile perché, come ho detto prima, il sistema di equazioni differenziali che abbiamo impostato non ha una soluzione analitica, ma ci è servito soltanto per individuare quali sono i numeri caratteristici e dimensionati che descrivono il sistema. La prima soluzione asintotica è quella della reazione lenta, dove il numero di atta è minore di 0,3. Si può dimostrare, se volete potete farlo seguendo un approccio esattamente analogo a quello che abbiamo visto per la cinetica del primo ordine, che si ottiene esattamente lo stesso risultato, quindi si ottiene lo stesso valore, la stessa espressione matematica del rapporto fra CA bulk e CAI e la stessa espressione della portata di A che si assorbe e reagisce in fase liquida. Queste due espressioni sono funzioni del numero di atta e del numero di Interland. Attenzione però che c'è una differenza. Il numero di atta questa volta, essendo la cinetica del secondo ordine, è definito in questo modo. Compare C con B bulk sotto radice. E bisogna tenere presente quindi che C con B bulk è funzione della posizione all'interno del nostro reattore e quindi anche il numero di atta è una funzione della posizione. Allora il numero di atta non è più un numero, ma varierà lungo la posizione della nostra apparecchiatura e sarà quindi indispensabile verificare che la condizione di reazione lenta, ovvero di φ minore di 0,3, sia sempre verificata. Un'altra soluzione asintotica riguarda il caso della reazione veloce.
noi possiamo dire sempre che se la reazione è veloce, φ è maggiore di 2 e C a bulk uguale a 0. Abbiamo dimostrato prima che in caso di cinetica molto veloce il profilo di concentrazione si consuma all'interno del film. All'interno di questo ambito delle soluzioni, delle reazioni veloci, scusate, abbiamo due casi limite. Il primo caso limite è quello della reazione di pseudoprimordine, cioè possiamo ricadere nel caso del primordine. Andremo a verificare che cosa succede, che il profilo di A si consuma all'interno del film come per il fatto che la reazione è veloce, però dobbiamo andare a considerare che il profilo di B nel film resti praticamente uguale al bulk. In poche parole, adesso scriveremo delle equazioni per verificare deve essere la condizione su φ, cioè quali valori φ deve assumere, affinché sia vero che C con B del bulk sia uguale a C con B. E questo lo dettaglierò meglio nella slide successiva. Allora, stavamo dicendo reazione veloce, φ maggiore di 2, C con A bulk uguale a 0, reazione di pseudoprimordine. Questa è la fotografia di una situazione generica. Io voglio verificare qual è la condizione matematica per cui C con B I è circa uguale a C con B bulk. Questo è un profilo assolutamente generico. Noi andiamo per semplicità ad approssimare questo profilo generico in questo modo, come è rappresentato nella linea tratteggiata. Allora, se ΔR è lo spessore del film fittizio in cui noi assumiamo che CAI abbia raggiunto praticamente il valore, C con A, scusate, abbia raggiunto praticamente il suo valore pari a 0, andiamo a dire che C con B è uguale a C con B è costante soltanto in questo tratto, in questo spessore delta R, mentre invece avrà un profilo lineare nella parte restante. Perché lineare? Perché qua non c'è reazione chimica, in quanto A è già tutto consumato, quindi avremo solo trasporto molecolare di B in questa fase e costanza della concentrazione di B in quest'altra. Andiamo a esprimere i flussi. Allora, il flusso J con A, che sarebbe il J con A valutato per x uguale a 0, ma d'ora in avanti ometto la dicitura x uguale a 0, è uguale a che cosa? Al coefficiente di scambio di materia, cioè d con A su delta, per la forza spingente, che sarà C con AI meno 0, in quanto la cinetica è veloce, per il fattore di amplificazione, che sappiamo essere uguale a φ per la cinetica del primordine per quanto abbiamo ricavato prima, e quindi φ con I ha questa espressione. Il fatto che con A sia uguale a φ discende dal fatto che la cinetica è veloce. Per quanto riguarda il flusso di B, che sarebbe diretto in direzione opposta rispetto a quello di A, sarebbe il flusso valutato per x uguale a delta, d'ora in avanti lo chiamerò semplicemente JB. Questo è dato dal trasporto fisico senza reazione chimica in questo tratto di film, quindi sarà dato da D con B diviso lo spessore del film in questo tratto, che è delta meno delta R, per la forza spingente CB bulk meno CBI. Siccome delta R è molto piccolo rispetto a delta, possiamo approssimare questa espressione come dB, diffusività di B, diviso delta. Le equazioni sopra ricavate possono essere combinate. Avevamo scritto il flusso di A, il flusso di B, ma noi sappiamo che i due flussi, siccome A e B sono due reagenti che seguono una certa stechiometria nota, sono uguali in ragione dei coefficienti stechiometrici. Allora andremo a combinare queste tre equazioni per ricavare la condizione di pseudoprimordine. Qual è la condizione di pseudoprimordine? È la condizione di C con B circa uguale a C con B bulk, che può essere scritta anche in questo modo. Se C con B bulk meno C con B diviso C con B bulk è molto minore di 1, siamo in condizioni di pseudoprimordine, e si dimostra che questa condizione si ottiene quando φ è molto minore del parametro dimensionato E con A asterisco. Quindi si può concludere che
La condizione di pseudoprimordine si ha quando il numero di atte è maggiore di 2 ma è molto minore di E con A asterisco. In questo caso E con A è uguale φ e il nostro flusso, nostra portata di materia che entra e reagisce è uguale a questa espressione, che praticamente è quella del primordine con una forza spingente pari a CI-0, esattamente il caso che abbiamo ottenuto per il primordine. E questo avviene solo se φ è maggiore di 2, ma nello stesso tempo è molto minore di E con asterisco. Andiamo a verificare, a dimostrare questa condizione nella slide successiva. Abbiamo detto che il tutto si ottiene andando a combinare queste tre espressioni, il flusso di A, il flusso di B e la relazione stechiometrica. Allora, se partiamo dalla relazione stechiometrica e sostituiamo queste due equazioni, semplifichiamo delta, a questo punto ricaviamo C con B bulk meno C con B e arriviamo a questa equazione. Dividiamo adesso ambo i membri per C con B bulk. Cosa vediamo qui? Tutti questi termini altro non sono che il reciproco di E con A asterisco. Quindi dalla combinazione di queste tre equazioni otteniamo questa. La condizione di pseudoprimordine, come dicevo, è che questo gruppo sia molto minore di 1 ed è molto minore di 1 quando C con B bulk è uguale a C con B. E se noi imponiamo che questo termine sia molto minore di 1, significa che φ con I diviso E con A asterisco deve essere molto minore di 1, ovvero che φ con I sia molto minore di E con A asterisco, che è la condizione che dicevo prima. Ripeto dunque che si ha lo pseudoprimordine quando φ è sia maggiore di 2, ma contemporaneamente molto minore di E con A asterisco. L'altro caso limite nell'ambito di una cinetica veloce è quella che viene definita reazione istantanea, che si ha quando la costante cinetica tende a infinito, ovvero il numero di atta tende a infinito. In questo caso la reazione è così veloce che i due reagenti A e B non possono coesistere, ma nel momento in cui una molecola di A incontra una molecola di B, istantaneamente avviene una reazione che li consuma. Quindi avremo che la reazione si svolgerà, avrà luogo su un piano di reazione in posizione ΔR e quindi avremo dei profili di concentrazione di A e di B lineari perché non abbiamo reazione né in questo tratto di film né in quest'altro. E la concentrazione di A e di B nel punto a posizione ΔR sarà uguale a 0. Andremo a dimostrare che quando ciò avviene, quindi quando φ tende a infinito, il fattore di amplificazione assume un valore ben preciso, che ho chiamato E con A asterisco, che è uguale a 1 più E con A infinito. E quindi la nostra portata che entra e reagisce sarà uguale al coefficiente di scambio per l'area specifica per questo nuovo fattore di amplificazione per la forza spingente che è C con AI meno 0. Come facciamo a dimostrarlo? Andiamo a scrivere il flusso di A e il flusso di B e li combiniamo anche qui in ragione della stechiometria. Se andiamo a scrivere il flusso di A, questa volta noi lo scriviamo come D con A diviso delta R per C con AI. Perché? Abbiamo un semplice trasporto fisico in questo spessore delta R e la forza spingente è CAI meno 0. Analogamente per B, B è un trasporto puramente fisico in questo tratto di spessore delta meno delta R e quindi avremo D con B diviso delta meno delta R per C con B. Allora andiamo a combinare le equazioni che ho commentato prima sfruttando la stechiometria, quindi J con A su nu A uguale J con B su nu B, andiamo a sostituire al posto di J con A questa espressione, al posto di J con B quest'altra, e andiamo a ricavare delta, mettere in evidenza delta meno delta R, come si vede da questa relazione. Tutto questo gruppo altro non è che il nostro parametro E con A asterisco. A questo punto andiamo a ricavare delta, quindi portiamo delta R a secondo membro, raccogliamo delta R e otteniamo questa espressione qui.
A questo punto cosa ci serve? Ci serve valutare il fattore di amplificazione. Ricordate, quando io ho introdotto l'argomento, il fattore di amplificazione altro non è che il rapporto fra delta e delta R. Quindi si dimostra che il nostro fattore di amplificazione è uguale a 1 più e con asterisco e viene chiamato e con A infinito. Nelle slide precedenti abbiamo visto che cosa accade quando la cinetica è veloce e quali sono le due situazioni limite, lo pseudoprimordine e la reazione istantanea. Però qual è la situazione intermedia? Questo è stato fatto da alcuni ricercatori, von Crevelen e Hofstadter, che hanno risolto numericamente il sistema di equazioni differenziali che abbiamo descritto all'inizio di questo video e la soluzione numerica è stata riportata in questo diagramma. Il diagramma riporta il fattore di amplificazione E con A in funzione del numero di atta. Il numero di atta è definito per il secondo ordine, che vedete è una funzione di C con B. Abbiamo un fascio di curve che hanno come parametro il nostro valore di E con A asterisco, che vedete è qui riportato in calce al diagramma. Come si legge questo diagramma? La condizione qui riportata, la diagonale, rappresenta la condizione di pseudoprimordine, ovvero quando il fattore di amplificazione è esattamente uguale al numero di atta. Nella slide successiva forse commenterò un po' meglio questo andamento. Allora, come vi dicevo, qui il diagramma è un po' più piccolo, però consideriamo una curva a e con asterisco costante, quindi supponiamo di aver fissato il rapporto fra C con B bulk e C con EI. Allora vediamo che se il numero di atte è piccolo, quindi stiamo in questa zona qua, la curva che qui è evidenziata in blu si appoggia alla diagonale, ovvero alla condizione di pseudoprimordine e con A è uguale a φ e questo sta accadendo se φ è piccolo ma pur sempre maggiore di 2, ma piccolo inteso molto minore di E con asterisco, che è la condizione dello pseudoprimordine. Al crescere di φ, quando quindi φ è maggiore di 2 non è più molto minore di E con asterisco, abbiamo una curva che non segue più la diagonale ma tende a un valore asintotico. Il valore asintotico è la condizione di reazione istantanea, cioè quando φ tende a infinito io raggiungo un valore asintotico che è il massimo fattore di amplificazione possibile fissato e con asterisco, che è e con A infinito, che è qui rappresentato. In questo diagramma possiamo ancora vedere che l'asintoto si raggiunge quando il numero di atte è maggiore di circa 10 volte e con asterisco, e un'altra condizione interessante è vedere che cosa accade una volta che è fissato il numero di atta. Quindi supponiamo di fissare il numero di atta, di aver fissato il valore di CB bulk. Allora le cose cambiano al variare di C con AI. Se la concentrazione di AI dell'interfaccia è alta, E con A asterisco è piccolo. Ricordiamo che E con A asterisco è proporzionale al rapporto di C con B su C con AI. E quindi siamo in questa condizione, siamo in una condizione diciamo di reazione istantanea. Se però accade che il reagente A si consuma, C con AI diminuisce ed ecco che io posso cadere in una condizione di pseudoprimordine. Questo significa che la situazione è assai complessa perché innanzitutto C con B, sia C con B ma anche C con AI, variano al variare della posizione all'interno del reattore. Qua è evidenziato in particolare la dipendenza di C con B dalla posizione Z all'interno del nostro reattore. E quindi non è detto che se noi in un punto del reattore siamo nella condizione di pseudoprimordine, ciò accada in tutti gli altri punti. Dovremmo costantemente verificare se siamo nella condizione di pseudoprimordine, nella condizione di reazione istantanea o in una situazione intermedia. Rispetto al primordine, quindi la situazione è più complicata perché con la cinetica del primordine il numero di atta non dipende da C con B
e quindi è un numero costante fissata all'apparecchiatura, noi potremmo sempre essere sicuri di essere o nel caso di cinetica lenta o nel caso di cinetica veloce. Invece, nel caso della cinetica del secondo ordine, siccome C con B è funzione di z, ma anche C con AI è funzione della posizione, e i nostri numeri caratteristici φ ed E con asterisco dipendono da queste concentrazioni, essi varieranno localmente e quindi noi dovremmo in linea teorica verificare qual è la condizione asintotica all'interno di ciascun punto del reattore. Nel prossimo video vi illustrerò come calcolare l'altezza di una colonna a riempimento nel caso di una cinetica del secondo ordine applicando i concetti visti finora.